Subscribe to the channel and like the video. Ora veniamo ad un'area, l'area personale. Tratterò un po' più velocemente di quella professionale, però comunque ci tengo a dirlo perché fa parte di noi. Un professionista, se nell'area personale non si sente bene, automaticamente la sua voce lo mostrerà, ok? Quindi le relazioni, l'amicizia. La voce è fondamentale per creare delle relazioni basate su emozioni condivise, quella risonanza, quelle belle amicizie, ok? Non quelle amicizie con quegli high pitches che io sento costantemente e sono amicizie effimere. Relazioni romantiche. La voce può far riconoscere dei partner risonanti, ecco. Forse non è questo il momento, però lo voglio dire comunque, perché avere un partner risonante dà gratificazione alla propria vita, migliora le nostre tempistiche e anche il nostro lavoro e ci dà forza. La coppia, con una voce allineata si crea un'intimità profonda di pensiero, di condivisione, ma di evoluzione proprio di persona e di coppia. Genitoriali. Quando un genitore ha una buona voce, che non è impostata, lo ribadisco, ma una voce collegata alla sua parte più pura, perché poi questo è inborn voice, la voce natale, quindi la voce con la quale siamo venuti al mondo e quindi la nostra missione, e questa purezza trasmettiamo esperienze positive, educhiamo in modo positivo. Questo è il mondo migliore che stiamo cercando. Con una voce non allineata, nelle relazioni si creano amicizie che si sgretolano alla prima difficoltà. Perché? Perché si sono basate su delle risonanze che non appartenevano nemmeno lontanamente a noi. Abbiamo fatto finta di essere qualcun altro, con la nostra stessa voce. Nella relazione romantica, invece, si iniziano relazioni aride e a scadenza programmata. Perché? Perché la nostra voce non è naturale, non è sciolta, non è fluida e quindi veniamo interpretati in modo differente. E quando noi usiamo una voce in modo differente e non rispettando noi stessi, di sicuro il partner che troveremo non è un partner che risuonerà. La coppia, le relazioni non evolvono e si perde di complicità, quindi non si parla più, o si parla pochissimo, o ci si attacca. E questo poi lo si porta anche al lavoro. Genitoriali, datemi un secondo, perché anche qui il 75% delle persone che mi raggiungono e sono anche dirigenti, manager, CEO, persone importanti, mi dicono: sa, ho ricevuto durante la mia crescita una semplice indicazione con una voce abbastanza imponente: fai silenzio. E ora queste persone vi garantisco che necessitano un buon percorso con me, perché quel fai silenzio li ha portati a bloccarsi sul lavoro, in una presentazione e anche nelle relazioni sociali e personali. È un argomento a cui io tengo moltissimo. Il silenzio fa bene, come l'abbiamo visto prima. Il silenzio e zittire qualcuno non fa bene quando questo qualcuno ha bisogno di esprimersi con rispetto. Andiamo all'ultima area, l'area sociale. La voce definisce il successo. Mi piace tantissimo questa cosa. Supporto al cliente, ovviamente la voce è utile per mantenere relazioni di attaccamento con i clienti. Noterete che i clienti che si attaccano a voi tornano, anche magari dopo tanti anni. Mi dà soddisfazione? Grazie alla vostra voce e alla vostra risonanza. Vendita al cliente. Trovare un valore aggiunto extra monetario. Quindi non solo la moneta e il denaro, ma la persona. Presentazioni e keynotes. Trasferire attivamente, come ho detto prima, in modo presente la propria visione agli altri. Ma quanto è bello!
Influencer e YouTubers mi capitano regolarmente. Creare rapporti di fidelizzazione. E proprio perché continueranno a seguirci. Magari la voce non è perfetta, non è rotonda, però esprime chi si è a volte ed è importante mantenere l'identità. Podcast ed esperti. Podcast adesso sta andando tantissimo, ok? È importante ed è tutto sulla voce. Immaginate quanto è bello se la vostra voce riuscisse ad esprimere tutto quello che siete voi in un podcast. Io ne sento tantissimi di podcast e avete visto i miei occhi. Alcuni fatti bene, altri no. E si perdono tanti elementi importanti che magari l'altra persona ha costruito con grande entusiasmo. Cosa succede con una bella voce o con una voce ben allineata, meglio ancora? Trasmettiamo sicurezza e know-how, quindi quello che sappiamo. Ok? Come funziona è la nostra sicurezza, questa autorevolezza. Se andiamo poi agli high performance, le persone che non hanno quasi mai tempo e per loro il framework di poter utilizzare l'area sociale è rarissimo. Quando arrivano da me mi dicono io non ho questo framework, ok? E io gli dico beh, iniziamo a lavorare sulla tua vocalità, la tua inborn voice e vedrai che migliorerà la tua impronta sociale, sì, perché confermo in questo metodo che lavorando molto bene, profondamente, ci accorgeremo che la parte emozionale di inborn voice cancellerà i difetti tecnici. E lo dico con grande entusiasmo perché sono proprio la prima che può dire questo e lo vedo tutti i giorni. L'emozione con questo metodo cancella i difetti tecnici, accenti, balbuzie, pause e via dicendo. Ma se la voce non è allineata nell'ambito sociale, è importantissimo oggi perché il nostro lavoro è alla base di un ambito sociale, oggi più che mai, si perdono inconsapevolmente dei clienti per chi è a supporto e al customer care. Si inaridisce un rapporto commerciale per chi vende e è bello difficile da riconquistare, lo sapete, ok? Le presentazioni, che cosa succede? Non si raccolgono i consensi nonostante le idee siano meravigliose, ottime, perfette. Per gli influencer si disperdono i contenuti e le risorse. Tanto lavoro. Per podcast ed esperti, beh, questo apriamo un capitolo immenso, si appare dei dilettanti allo sbaraglio. E vorrei proprio una riflessione su questo. La voce è fondamentale proprio perché il nostro podcast e la nostra esperienza arrivi veramente con serietà e professionalità, per non fare spazio a chi invece pensa che sia così semplice arrivare ad una buona professionalità. Gli high performance invece con una voce non allineata sprecano inutilmente una quantità incredibile di energie. Gli high performance con i quali lavoro mi dicono guardi adesso mi è rimasto anche un po' di tempo per andare a giocare a tennis, non ci credo. Le mamme? Guardi, mi è rimasto un po' di tempo per andare a fare il mio esercizio in palestra oppure cucinare una bella torta o qualcos'altro. Beh, sembra poco, ma questa è vita. Subscribe to the channel and like the video.